I rilievi collinari delle Marche centrali sono per lo più caratterizzati da terreni coltivati a monocoltura. Si tratta di una scelta suggerita dal mercato agricolo quasi mezzo secolo fa, che di fatto ha penalizzato la biodiversità. Il recupero della pluricoltura appare come un cammino faticoso, ma in sintonia con le necessità ambientali e con la tradizione dei luoghi. Nei pressi di Macerata, la tenacia e l'amore per la natura rendono vincente questa scelta apparentemente impopolare. Facendo tesoro delle eredità familiari e degli studi in agronomia, Silvano decide di piantare nel frutteto di famiglia alcune varietà in via di estinzione. Si tratta di piante che affondano le radici nella storia di questa terra, che formano una vera oasi di biodiversità. Ovviamente, tanta bontà non passa inosservata. Tra le foglie, sciami di parassiti si annidano ovunque. Contro di loro Silvano non impiega trattamenti chimici, ma si affida ai loro competitori naturali come le coccinelle e interviene quasi giornalmente per limitare la loro diffusione. Quest'anno anche la pioggia si è fatta sentire. Il bottino sarà meno corposo e un po' ammaccato, ma non ci sono dubbi sulla bontà dei frutti. I gelsi neri sono ormai pronti. Serve soltanto un ultimo test prima di procedere alla raccolta. Come per la raccolta delle olive, occorrono bastoni, reti, contenitori, pazienza e determinazione. Il gelso nero, o morice da queste parti, un tempo veniva impiegato come pianta di segnalazione di confine perché molto robusto e solido. Con il suo legno si costruivano botti e contenitori. Oggi si impiega per fare parquet. Dopo la fase di battitura, la raccolta avviene a mano. Come vuole la tradizione, il grosso del lavoro è svolto dalle donne, che sono rapide ed accurate. Poco è cambiato rispetto ad una volta. Soltanto i materiali sintetici delle reti e i contenitori rossi omologati per uso alimentare. Dopo una prima sommaria pulizia sul campo, i frutti vengono trasportati in laboratorio. Martina aiuta il padre in questa fase delicata. Sulle note di un famoso andante di Mozart, senza impiegare i macchinari e facendo affidamento soltanto sull'esperienza, si iniziano a separare i morici buoni da quelli cattivi. Il picciolo non viene tolto perché edibile e dal sapore zuccherino. Una volta selezionati e lavati accuratamente, i frutti si preparano per essere cotti. Chi conosce il sapore dei gelsi sa che anche crudi sono squisiti. Eppure, se prima della cottura si aggiunge succo di limone e zucchero, assumono una sfumatura dolciastra che li rende davvero irresistibili. La cottura dura circa un'ora e mezza. Occorre mescolare incessantemente perché sia omogenea.
Quando il colore e la consistenza sono ottimali, si spegne la fiamma e si riempiono le confetture con i frutti ancora caldi. L'ultima fase della lavorazione prevede la sterilizzazione dei contenitori e il posizionamento dell'etichetta. Anche questa operazione avviene a mano. In questo senso esprime pienamente la volontà di recupero delle tradizioni che è alla base dell'idea di frutteto di Silvano. Se poi a fine giornata rimangono un po' di gelsi, immersi nello yogurt sono una vera prelibatezza. Tutta la famiglia Buccolini, non solo Silvano, ama il sapore della tradizione. La madre Elvira è alle prese con una ricetta tipica della cultura contadina: polenta con la sapa, un condimento dolce a base di mosto d'uva cotto lentamente fino a diventare un concentrato di sapore. È una ricetta che sa di solenne per chi l'ha conosciuta in momenti storici in cui c'era poco da mangiare. Spesso la tradizione alimentare è la base su cui sperimentare nuovi abbinamenti. È il caso di Enrico Recanati. Lo chef conosce bene il valore culinario della sua terra e quali alimenti del posto usare per arricchire le sue portate. Anche nei suoi piatti più elaborati, come questo, si riflette la storia della cultura alimentare marchigiana. Per quanto forse è la prima volta che un cartoccio di quaglia e di fegato grasso si sposa con una zuppa di visciole al sole, chiamate così perché i frutti vengono lasciati a macerare nel proprio succo al sole, appunto. Quando si parla di polenta, molti di noi la associano ad un sapore salato, eppure con l'aggiunta di uvetta, zucchero e sapa può essere gustata anche come dolce. Una volta stesa accuratamente, si taglia in forme circolari e si immerge nell'olio bollente per pochi secondi. Alle frittelle si aggiunge zucchero e succo di sapa. Lo stesso piatto si guarnisce con della crema fatta sul momento e con dei gelsi neri interi che conferiscono al dessert una dolce asprezza. Anche in termini culinari, dunque, la pluricoltura è una scelta che paga e che offre nuove prospettive. Fa bene agli occhi, al palato e all'ambiente, perché arricchisce il territorio di biodiversità. Silvano ne è convinto ed è per questo che continua a donare al frutteto nuovi ospiti, i quali dovranno condividere un condominio affollato. Qui vivono gelsi neri, uva spina, visciole, melograni, giuggiole, sorbi e molte altre piante. Un nuovo inquilino è pronto a restituire ai colli marchigiani un pizzico di storia dimenticata.